Eccoci qua ragazzi, finalmente terminata la pausa per le nazionali, possiamo addentrarci al 100% in quel che è il campionato Genoa-Napoli, massima concentrazione da questo momento, esiste solo il Genoa ed esistono solamente i 3 punti da dover andare a fare fuori casa, senza se e senza ma. Non esistono passi falsi, non possiamo permetterci passi falsi, ovviamente ieri hanno giocato gli ultimi calciatori del Napoli impegnati con le proprie nazionali. Facciamo un recap veloce e poi ci addentriamo in Genova-Napoli e vi dico anche la mia per quanto riguarda la sostituzione di Politano che è infortunato e schieramenti e formazione che vorrei vedere contro il Genoa. Prima di cominciare, ovviamente, iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e vi aspetto come sempre nella sezione commenti. Ne discorriamo lì e fate crescere anche me perché imparo anche nuove cose in base alle vostre dichiarazioni nella sezione appunto dei commenti. Comunque ieri ha giocato la Norvegia vittoriosa per 2-1 Ostigard, ennesima partita da titolare 90 minuti contro la Georgia di Quara. Stessa situazione, Kvaratskhelia non è stato assolutamente sostituito. Non ho visto la partita perché c'era l'Italia. Non so come abbiano giocato i due, so solamente che hanno giocato 90 minuti sia Quara che Ostigard. Ottima per l'autostima soprattutto del difensore che Garzia sta mettendo comunque in sordina, puntando su Juan Jesus. Nathan non si sa, Ostigard forse a centrocampo, forse in difesa, ancora si deve capire. L'Italia ovviamente ha visto impegnati Raspadori e Di Lorenzo che hanno fatto due partite eccellenti. Raspadori è vero, si è mangiato qualche gol a centro area, però è anche la prima apparizione da inizio anno al centro dell'attacco, ruolo che gli si addice al di là dell'esterno che viene adattato all'esterno al posto di Kvaratskhelia. Non voglio vedere più quegli esterni adattati nella maniera più assoluta. Garzia, l'hai vista la partita? Mi auguro che hai visto la partita dell'Italia perché i movimenti di Raspadori sono da 9, sono da calciatore al centro dell'attacco, sono da centravanti. Ha fatto salire l'Italia, ha dettato il passaggio, ha smistato per le mezzale che si inserivano in area di rigore. Partita più che sufficiente per il nostro Raspadori, partita eccellente per Di Lorenzo che ha dovuto fare di tutto di più sulla fascia destra, mezzala aggiunta, incursore d'attacco, a coprire le defianze in fase difensiva di Zaniolo. Chiamato agli straordinari ha risposto presente, come al solito, il nostro Di Lorenzo, uno dei migliori in campo con l'Italia ieri. Così come il migliore in campo di questa uscita totale delle nazionali è stato Elmas nella propria nazionale. La Macedonia ha dato filo da torcere all'Italia, Elmas migliore in campo. Ieri lo stesso. 1-0 per la Macedonia, al quinto, al sesto minuto mi sembra, ho visto il gol da dentro l'area, appena dentro l'area, palla sul palo lungo, tiro a giro, 1-0 per la Macedonia. Elmas è sempre pronto, Elmas è maturo, Elmas è duttile, Elmas è un jolly e deve giocare per me al posto di Politano che è infortunato. Non cominciamo a buttare dentro Lindstrom, che poi ci aspettiamo da Lindstrom al limite la partita della vita con 3 gol e 4 assist. È arrivato comunque da pochissimo a Napoli ed ha giocato titolare 20 minuti bocciandolo poi su tutti i quotidiani. Esordio horror di Lindstrom e questo e quell'altro perché poi al 96esimo dovevi buttare la palla dentro per finire su tutte le testate giornalistiche, su tutte le prime pagine. Non ci è riuscito, quindi si è passato dall'altra parte della medaglia. Esordio flop. Quando invece è stato un Napoli tutto flop nel secondo tempo con la Lazio, ma questo non lo vedrà nessuno e saranno sempre lì pronti a puntare su titoloni da giornale per vendere la prima pagina. Comunque Elmas per me deve giocare al posto di Politano. Kvaratskhelia, Osimhen, Elmas e i tre di centrocampo dietro. È vero che affrontiamo il Genoa, ma il Genoa non è da sottovalutare. Il Genoa l'abbiamo visto nelle prime 3 uscite. È una squadra che sa attaccare quando deve, ma sa anche benissimo chiudersi a riccio e tra linee corte si mette dietro la linea del pallone
e diventa difficile passare, quindi c'è bisogno del miglior Napoli per fare punti in questa partita che è tutt'altro che semplice. È sicuramente una partita squilibrata se andiamo a prendere le due squadre a livello tecnico, però bisogna giocarle e Gilardino sa il fatto suo, avendo anche dietro un lavoro a livello di tempi pur discretamente lungo, avendo lavorato col Genoa anche l'anno scorso, quindi è una squadra che sa ciò che fa e sa come si deve mettere in campo. L'altra squadra impegnata nazionale c'è stata la Svezia con Kajust 75 minuti e titolarità piena nella partita scorsa senza essere sostituito, quindi anche Caciusto ha messo minutaggio, condizione fisica e non ho visto la partita, mi auguro che abbia giocato discretamente bene, non ho letto nemmeno praticamente niente, ho letto solo una notizia su eh, Romania-Kosovo che è stata sospesa per cori pro Serbia, comunque cori che inneggiano alla territorialità razziale, eccetera, eccetera. Comunque il Kosovo ha ritirato la squadra, è stata sospesa la partita per un po', poi è ripresa. Kosovo che ha preso due palloni, il Kosovo di Rachmani. Rachmani ha ammonito durante la partita, 90 minuti per lui. C'era da aspettarselo però che Rachmani si faceva tutte e due le partite. Ovviamente il Kosovo ha Rachmani come difensore e l'altro centrale, non è che il Kosovo sprizza difensori centrali da tutti i pori, quindi va bene così. Mi auguro che siano tornati tutti a Napoli o stanno tornando e torneranno tutti a Napoli in condizioni fisiche più che buone, perché poi avere qualche infortunato affaticato in questo tour de force di 7 partite in 20, 22 giorni, 23 giorni diventa complicato poi da gestire. L'ultimo, ma non ultimo per importanza, anzi il Camerun di Anguissa si qualifica per la Coppa d'Africa 3-0 al Burundi, bastava anche un pareggio alla squadra di Anguissa. 3-0 Coppa d'Africa messa in cassaforte, lo perderemo per un mese, anche se ci sono stati alcuni tifosi del Napoli che speravano ieri nella vittoria del Burundi per far sì che poi si complicasse la qualificazione di Anguissa in Coppa d'Africa per non perderlo. Ragazzi, noi ce ne dobbiamo fare una ragione che c'è la Coppa d'Africa e abbiamo due calciatori africani tra i più forti del continente, appunto, africano stesso, Osimhen ed Anghissà. Abbiamo i rimpiazzi per poter far bene e per poter continuare la striscia positiva, che sia positiva sempre in campionato. Quindi, secondo me, è un tantino da superficiali, vai, inneggiare alla vittoria del Burundi per non far andare Anghissà in Coppa d'Africa con il Camerun, che alla fine poi sono cose che vanno ad influire anche sulla psicologia del calciatore, non aver raggiunto un traguardo con la propria nazionale. Secondo me un tantino fa male e lo vedi poi nel rendimento anche in campionato. Quindi vincere aiuta i calciatori ad acquistare sempre più fiducia, che sia la nazionale o che sia il club. Quindi tanto di cappello per il Camerun di Frank Zambo Anghissà che ha raggiunto la Coppa d'Africa, le qualificazioni, che si è qualificata alla Coppa d'Africa, attenzione. Quindi tutto sommato diciamo una pausa per le nazionali totalmente positiva per i calciatori del Napoli, al di là che ci abbiamo rimesso Politano, si parla di una decina di giorni, mi auguro che siano una decina di giorni, però la mia opinione è anche quella di stare attenti a non forzare i rientri, soprattutto in un reparto offensivo dove i ricambi ce li hai due scelte, c'hai Elmas, c'hai Lindstrom, potresti schierare assolutamente anche Raspadori, Garzia l'ha già fatta, esterno a destra, quindi se lo consideri anche un esterno intercambiabile, ma non lo è, c'è anche Raspadori, quindi hai tre scelte al posto di Politano. Non serve forzare i rientri perché poi Politano ci serve in super condizioni per tutte le partite che ci saranno dopo la guarigione al 100% da questo elongamento. Non c'è nessuno strappo per fortuna
e non c'è nessuna condizione fisica grave in nessuno dei calciatori del Napoli. Poi vedremo anche da qui a sabato che si gioca, perché lo sappiamo, si rientra dalle nazionali, viaggi, aerei, bisogna comunque valutarli in questi giorni i calciatori. Mi auguro che abbiamo tutti i personaggi e i nostri calciatori disponibili, che sarebbe come se piovesse sul bagnato nel caso arrivano un paio di infortuni dopo questo sbandamento con la Lazio, dove c'è stato comunque, senza che lo neghiamo, c'è stato uno sbandamento a livello tattico. Andresti comunque a mischiare ulteriormente le carte con giocatori che non puoi schierare, e in questo momento proprio non ne abbiamo bisogno. Se proprio devono arrivare gli infortuni, che arrivino un po' più in là, quando noi a livello tattico abbiamo capito assolutamente chi siamo, come siamo e dove dobbiamo andare. Quindi massima fiducia a Garzia, senza Franco bollarlo. Poi fai giocare a quello al posto di Politano, potevi far giocare Lindstrom o potevi far giocare quell'altro. Io vi ho detto già la mia oggi, mercoledì. Per me, per come sta in condizioni fisiche, in condizioni mentali e soprattutto per le caratteristiche del calciatore e dell'avversario che andiamo ad affrontare, che farà densità a centrocampo, lotterà su tutti i palloni, sarà una partita piuttosto fisica, credo, quella con il Genoa. Facciamo giocare Elmas e poi vediamo a partita in corso come si mette e come intervenire. Questa è la mia opinione, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Sempre Forza Napoli. Ciao.